Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. C'è una strana contraddizione in campo economico che potrebbe essere colta come un indicatore. Come mai in questi anni si è sviluppato il mercato degli investimenti a brevissimo termine e contemporaneamente quello immobiliare? Siamo schizofrenici o confusi? C'è una condizione dell'uomo cosiddetto ipermoderno, cioè quello che ha lasciato le tragiche e felici spiagge della modernità e delle sue speranze e certezze, per approdare in questa landa che certi autori hanno chiamato postmoderna o ipermoderna. Allora che cosa significa? Significa che dobbiamo accelerare i presupposti della modernità. Io li ridurrei ad uno, ci sono tanti naturalmente, la scienza, la conquista sulla natura, eccetera, ma ce n'è uno che secondo me sta al cuore di tutti, è la conquista sulla morte. Questa economia mortis che la modernità ha messo in scena come una grande macchina da guerra contro la morte, una modernità cominciata in Grecia naturalmente, non cominciata con la scoperta dell'America. Questa grande macchina da guerra ha avuto i suoi momenti di fragilità e allora l'uomo sembra, la soggettività dell'uomo che deriva da questo contesto, da questa condizione generale, la soggettività dell'uomo sembra obbligata a non avere pace, a essere in una condizione costante di frenesia, di eccitabilità, di movimento. Tant'è vero che si evoca, quando si parla adesso della Spagna, si parla della movida. C'è come un bisogno di movida umana, esistenziale, costante, continua, sempre all'innovazione. Mai ci si può fermare, perché fermarsi vuol dire cadere nelle braccia della depressione, nelle braccia del sentimento di insufficienza. Non la depressione per colpa, che tutti abbiamo conosciuti, ma la depressione, o per perdita, ma per perdita di sé. Una depressione per insufficienza. E l'insufficienza chiama la vergogna. Non ce la faccio più a tenere il lavoro, i ritmi, non ce la faccio più a avere una performance sessuale, non ce la faccio più a essere sufficientemente ricco per godermi gli oggetti della ricchezza e dunque gli oggetti sociali della ricchezza e dunque le relazioni sociali della ricchezza, eccetera. Allora dentro questa schiavitù della frenesia, che vuol dire anche accelerare i tempi che devono essere accelerati, la velocità che ormai ha in qualche modo spaccato i bisogni dell'io, di me stesso con i bisogni del mondo, li ha spaccati e mi ha obbligato a seguire i bisogni del mondo e spesso dimentico che io ho bisogno anche di fermarmi un momento. Ecco, dentro questo ci sta una soggettività nuova che ha i suoi punti di dolore e questi punti di dolore sono gli sconfitti. Chi non ce la fa? Chi non riesce a essere sempre giovane, sempre performante, sempre sessualmente al 100%, sempre sano, sempre ricco. Tutti questi che vanno naturalmente da fasce trasversali lungo i cicli di vita, ma che poi trovano nell'anzianità o trovano in certi luoghi della vita umana dei luoghi privilegiati. Ecco, tutti questi sconfitti, quelli che non sono stati capaci di tenere il conto. E allora estremi rischi e estremi rifugi. Certo, una società che ha bisogno degli estremi rischi per essere, uno ha bisogno, come gli adolescenti, hanno bisogno di provare a se stessi, di esistere, spesso facendo cose esasperate, e questo modello diventa un modello poi di tutta una società. E nello stesso tempo però dietro qui c'è un bisogno di protezione, un bisogno di tutela, un bisogno di dipendenza, un bisogno di legami sociali potentissimi. Ecco, dunque siamo una società che è esposta a una movida esistenziale continua e nello stesso tempo al rischio di una chiusura ermetica dentro un territorio che, se guardiamo bene, è diventato già un territorio vuoto. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.